Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, situazione da analizzare assolutamente, anche perché voglio condividere questo video con voi e capirne di più. Vi aspetto numerosi nella sezione commenti perché anche io ho tanto da capire. Parliamo della situazione Gabri Veiga, parliamo della situazione rumors di mercato, il Napoli è su un nuovo difensore. Vi dico la mia ovviamente perché c'è questa situazione Ostigard a centrocampo, Nathan da diciamo far crescere pian piano e fargli incamerare pian piano calcio italiano, Serie A e moduli e tempi del calcio di Garcia. Quindi si parla di questo rumors di mercato, il Napoli è su un nuovo difensore, almeno così si dice, Mohamed Simakan dell'Ipsia. Ne parliamo in questo video, fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche e andiamo a vedere di chi si tratta. Parliamo prima del difensore e poi vi dico la mia su Gabri Veiga. Allora, Mohamed Simakan, difensore centrale dell'Ipsia. Difensore centrale è già riduttivo perché è un tuttocampista sulla linea difensiva, può fare il terzino destro, può giocare a destra e a sinistra al centro della difesa. Parliamo delle posizioni ricoperte da Rachmani e Juan Jesus. Può giocare anche in una difesa a 3 perché l'ha già fatto ed è uno di quei centrali difensivi che sono completi. Voglio fare un paragone con un calciatore del Napoli, Di Lorenzo, per fisicità, per atleticità, per visione di gioco, per piede sopraffino essendo un difensore e per l'adattarsi e poter ricoprire sempre al meglio i ruoli che ho appena elencato. Parliamo di un classe 2000, 23 anni, un valore di mercato di 25 milioni che ci dà Transfermarkt, poi vedremo la trattativa, se dovesse andare più avanti, capiremo le cifre, se sono giuste o meno, le offerte, eccetera, eccetera. Siamo qui ad analizzare il calciatore. Avendo ricercato video, interviste e statistiche, è un grandissimo profilo, è un calciatore che non mi dà l'impressione che si stanca, quei personaggi, non voglio fare paragoni, non è un paragone, è per farvi capire lo stato di resistenza che si legge sulla faccia di questo giocatore, perché poi vi dirò anche che partita ho visto e perché ho notato questa cosa, tipo, che so, Zanetti dell'Inter, vedevi questi calciatori, così come Di Lorenzo, vedi questi calciatori che per 90 minuti, è vero, a volte in qualche match li vedi che sono sottotono, affiora la stanchezza in una stagione intera, però per la maggior parte della stagione li vedi che sono instancabili e anche a livello di lucidità non steccano mai niente. Mohamed Simakan per me è uno di questi. Poi fatemi sapere la vostra nei commenti, può darsi che io stia esagerando o gonfiando il tutto, ma non è che non mi entra niente in tasca gonfiando una situazione del genere. Quindi sto solo dicendo la mia opinione ed è un grandissimo profilo. Mi ha impressionato, devo dire, se devo metterlo poi su una scala di paragone con gli acquisti del Napoli, mi ha impressionato più di Nathan. Assolutamente, guardando già solamente i video, però poi dobbiamo vedere se è veramente un'operazione che andrà avanti, se è solo un rumors, se è solo un rumors di mercato. Però la domanda che mi pongo è perché? Perché il Napoli è su un altro difensore centrale se ne hai 4 in rosa? Si dice che Nathan verrà inglobato pian piano nella storia Napoli e in tutto ciò che la circonda, tattica, città, Serie A, campionato italiano, campionato diverso, quindi il Napoli si sta coprendo le spalle, sondando il terreno per un altro centrale. Sarebbe un grandissimo acquisto, almeno per quello che ho visto, sarebbe un grandissimo acquisto perché parliamo di quei calciatori instancabili che tecnicamente te li ritrovi dappertutto, è un tuttocampista, fa il terzino fino alla linea di fondo e ti mette un grandissimo cross perché ha un grandissimo piede,
all'imbucata, e ce l'hanno tutti e quattro i centrali del Napoli attualmente in rosa, all'imbucata da centrocampo verso l'area di rigore, anche rasoterra, lanci lunghi più che precisi, fisicamente una bestia. Nazionalità francese, vedremo come andrà a finire. Vedremo come andrà a finire senza poi dilungarci troppo, perché c'è questa situazione Gabri Vega, si parla di diritti d'immagine, si parla di cavilli ancora che devono essere messi a posto. Dalla Spagna danno la partenza di Gabri Vega tra stasera e domani, perché in Spagna dicono manca veramente poco, sono solo cavilli contrattuali. Invece, se dovessero essere, come ho letto, problemi su diritti d'immagine che vanno ad infierire poi sulla voglia del calciatore, sulla clausola rescissoria da pagare, certo che si dilungano i tempi, però come ho detto all'inizio del video, non credo si tratti di una situazione dove si va a finire a pisce fetiente, come si dice a Napoli, ovvero che non se ne faccia niente più e vada a finire male questa situazione, anche perché io non è che sono d'accordo con i giornalisti sul fatto che sia una trattativa slegata da Zielinski, ma a livello numerico è mandato via Ndombele, Demme se ne va sicuramente, Gaetano ovviamente, stiamo leggendo notizie di mercato, anche a livello numerico ti serve il centrocampista, quindi perciò credo che Gabri Vega sia una trattativa che finirà a buon fine, anche se è stata lunga ed estenuante. Dall'altro lato, ultima notizia e chiudiamo, c'è sempre la situazione Lozano. Il Napoli sembra, sempre rumors di mercato, essere sull'Instrom per almeno bloccarlo, per poi portarlo a Napoli a gennaio, almeno a quanto si legge, perché non si sa se Lozano entro il 31 si decide che cosa vuole fare. Ci sono pochissime offerte, quella è la verità cruda e nuda. Ci sono pochissime offerte per un calciatore che pretende quell'ingaggio, per un procuratore che pretende al limite parcelle anche alte ogni volta che lo deve piazzare a qualcuno. Ci potevamo cascare noi con Ancelotti alla guida, anche perché in quel momento fu anche un colpo per accontentare, l'unico colpo che al limite ti chiese Ancelotti per accontentare. Hai preso Lozano che comunque fece una grandissima stagione prima di venire a Napoli, poi le cifre si sono abbassate a livello di rendimento, è diventato un tantino discontinuo, però dobbiamo anche dire che non è mai stato schierato un campionato intero a sinistra, perché poi c'è anche da dire questo, Lozano ha sempre giocato a sinistra, a destra ci è venuto a giocare a Napoli, quindi io i 4-5 assist, i 4-5 gol, 3 gol che fa l'anno me li tengo stretti, quindi non ho il rimpiazzo, se lo prendi bene entro il 31 e lo vendi, ok, ma non mi piango addosso nel caso io dovessi cominciare l'anno con Lozano assolutamente in rosa, che comunque per me pagato un tantino più di quanto vale anche allora, rimane comunque un grandissimo calciatore. È perché diventa incompatibile poi con tutto l'attacco, eccetera, eccetera. Poi ha questa moda, diciamo, di non voler mai scendere a compromessi. Lo vedi che è quel tipo di persona, nemmeno calciatore, è quel tipo di persona che comunque gli devi tenere sempre il morale alto, va storta qualcosa, comunque cominciano i lamentini, sai, è quel tipo secondo me di calciatore così, poi è la mia opinione personale. Mi auguro che mi facciate sapere la vostra nei commenti, così discutiamo anche di questo, perché è sempre costruttivo e poi è una delle cose principali perché io ho cominciato il canale ed ho cominciato a metterci la faccia per avere un confronto diretto e per sentire altre campane che non siano le campane che comunque andiamo a leggere tutti quanti online, perché molti sono persone come noi ed hanno anche meno competenza, diciamolo con tutta franchezza. Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, non dimenticatevi di mettere un like e iscrivetevi attivando la campanellina. Ciao!